Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche e affettive per la seconda metà di maggio 2024. La morte. Amici del Capricorno, periodo di tagli, periodo di cambiamento. Di solito quando c'è la morte è perché finisce qualche cosa, può essere un'attitudine, un modo di pensare, anche una relazione per certi versi. Sono passaggi, direi, impegnativi, ma comunque sono passaggi necessari per dare come una nuova luce al momento di vita piuttosto che alla relazione o alla situazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del primo semestre del 2024 e i corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia generale del periodo. Io poi andrò come a fare degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Se poi volete anche guardare le letture dei single e delle relazioni, sono già online e le trovate nella sezione dei video scorrendo in basso col dito. Allora ragazzi, partiamo con un papa, un 6 di spade, un asso di spade, la luna, fante di bastoni, temperanza, e regina di spade. Ragazzi, ho la sensazione che qui qualche contratto, accordo, relazione, convivenza o anche matrimonio potrebbe insomma, diciamo, avere uno scossone. Di solito quando il Papa è girato al contrario è perché c'è come una rottura di certi equilibri già esistenti. È una carta che parla di contratti sia religiosi ma anche contratti riconosciuti davanti alla società e a me in questo senso risuona anche come una convivenza. Qui ho come l'idea che qualcuno non se ne voglia andare o non voglia interrompere un qualche cosa prima di vederci chiaro su una certa situazione, su un certo tema. O è come, sì, questa cosa non è più come prima, c'è stata come un... anzi, andiamo a vederlo, a che cosa fa riferimento il Papa. Regina di Pentacoli, qui abbiamo un'altra regina. Asso di bastoni. Allora abbiamo una regina di pentacoli e un 7 di coppe con questo asso che è semicaduto. Voglio andare a vedere anche questo 6 di spade perché o qualcuno è convinto che l'altra persona abbia un partner o si viene a scoprire, come la sensazione che ci sia qualche cosa, come vi spiego la forza, ma la rimetto dentro perché non si è girata effettivamente. Come se non si... come... Guardate, 7 di coppe quando al contrario parla di disillusioni e con la luna, che è una carta che parla di proiezioni, illusioni, di qualcuno che vuole vedere solo un certo lato della cosa, no? O vede solo un certo lato della cosa, è per quello che c'è anche questo asso di spade, c'è bisogno di chiarire, c'è bisogno di parlare, di
di mettere ordine anche nelle bandiere rosse che si sono avvertite. Un'altra carta per il 6, grazie. 5 di pentacoli e di nuovo un altro asso di spade. Allora, ci potrebbero essere anche dei temi finanziari in mezzo per qualcuno. Come la perdita di una casa, la perdita di una proprietà. Non è tanto una casa in quanto luogo come dove vivere, è una casa intesa come qualcosa di mattoni. Cioè, è più un riferimento a un possedimento, a una proprietà, per farvi capire, piuttosto che a una casa in affitto. Andiamo a vedere l'asso di spade, abbiamo la temperanza. Però qui è come se ci si dovesse allontanare da certe idee. Si vuole giustizia, ragazzi, si vuole la verità, si vuole un equilibrio, si vuole risanare questa situazione o questa relazione. Perché in effetti sei di spade girato al contrario, è come se qualcuno non volesse ancora abbandonare il campo. Può essere che qui ci sia stata una disillusione, una rottura, una crepa in questa unione, come vi dicevo prima, o in questa relazione. Però è come se, sì, ok, probabilmente anche io con questa morte devo lasciare andare certi modi di pensare, certe credenze, parlare chiaro, e quindi è come se si volesse una sorta di giustizia, sia voi per potervi spiegare, ma anche tipo avere una spiegazione da parte dell'altra persona. Qualcuno sente che ha bisogno di sentire che aveva ragione o ha bisogno di capire che aveva ragione. Andiamo con la luna. Tre di pentacoli e 4 di spade. Allora, qui ho la sensazione che ci sia una paura di base, un qualche tipo di timore per quello che riguarda le responsabilità, oppure è proprio per queste responsabilità che si sta cercando un equilibrio. È come se qualcuno fosse abbastanza... ehm, vi sento giù di corda proprio, vi sento cupi, vi sento anche un po' senza speranze. Come vi posso spiegare? Un po' grigi, ma non perché per adesso siate voi con il vostro modo di pensare, ma è perché siete stati un attimo fagocitati dagli eventi, quindi siete un po' scarichi di energia. In questo mood un po' triste, un po' pensieroso, un po' confuso anche direi. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Sei di coppe, 2 di coppe. Allora, qui qualcuno potrebbe decidere di continuare questa relazione, questa conoscenza, questa situazione come amici e non più come coppia. Tipo prendersi un tempo di riposo, che è quello di cui avete bisogno con questo 4 di spade, per rigenerarvi, visto che qui avete anche la temperanza. E per qualcun altro vi dirò che questo fante di bastoni rappresenta una persona nuova, con la quale siete parecchio sciolti, mi viene da dire, nel senso che è una persona che conoscete magari da tanto tempo o che conoscete per ragioni diverse che non sono quelle romantiche, con la quale sentite un sentimento di affetto, di fiducia,
di anche amicizia o comunque, sapete, ci sono quelle persone che non si possono considerare amici, però ci si sente abbastanza a proprio agio da entrare in confidenza con queste persone. Sento che l'energia è un po' quella, come di un vecchio amico. Andiamo a vedere la temperanza. 4 di pentacoli. E credo che sia, e eremita, credo che sia un po' il segreto. Cioè, probabilmente qui avete bisogno di allontanarvi un po' per ritrovare l'entusiasmo, se siete già in una relazione. Se siete in una fase, diciamo così, di cambio, o meglio, potreste realizzare che la persona che state frequentando, che state conoscendo, magari non è indicata per voi o comunque ci sono delle componenti esterne che non vi convincono tanto e quindi andare, diciamo, verso nuove prospettive. Vi dico che poi arriva anche questa temperanza con il 4 di pentacoli, la carta dell'eremita, e ho proprio la sensazione che qualcuno sì, si rinchiuderà in casa con le pantofole, una tazza di infuso di cioccolata calda, quello che più vi piace, e semplicemente a godersi il silenzio, le coccole e la propria tranquillità, fare quello che insomma vi fa star bene, a coltivare i propri hobby. È come se ci fosse bisogno di un momento di rigenerazione, ma ce lo avete anche qui. Siete stanchi, siete tristi, siete abbattuti, vi sento scarichi proprio anche a livello emotivo, non solo di energie, di forze, a livello fisico. Andiamo a vedere questa regina di spade. Abbiamo un 10 di spade, sì sì, ma qui ragazzi è ora di capire nella vostra solitudine, nella vostra tranquillità, cosa è ora di chiudere per ripartire. Wow, finiamo con un matto. Ho la sensazione che qualcuno alla fine di maggio dirà basta con le storielle, adesso qualcosa di serio. Wow, che interessante ragazzi. Andiamo a vedere una fatina. Tenete presente che il 10 di spade è l'arcano minore della morte, quindi io ho come la sensazione che questa morte sarete un po' voi, anche se ce l'avete già qui, però ho come l'idea che qui parlerete chiaro. Tenete presente che avete un asso di spade, è come se buttaste un po' l'amo, no? Cioè in questa relazione è un po' come se il discorso fosse dimmi se vuoi finirla, dimmi se c'è qualche cosa da cambiare, cioè siete voi che date come un ultimatum per vederci meglio, per regolarizzare le cose. Vi dico, ho come la sensazione che qualcuno potrebbe anche desiderare di regolarizzare a livello di matrimonio con una relazione, ma probabilmente non è il momento in cui entrambe lo vogliono, o probabilmente non è una cosa che vibra con l'altra persona, e in questo caso qualcuno deciderà se è il caso di lasciar perdere questa relazione che non porta nella direzione in cui voi volete e magari dedicarsi ad altri o altre. Andiamo a vedere una fatina. Fioritura. Allora, questa fata vi invita ad imparare dalle esperienze, ok, dalle esperienze del passato e di illuminare le parti che non vi sono chiare. È un po' come se vi dicessero: cercate di capire dov'è che vi siete incastrati nel passato. È un po' come quello che dico io spesso: una volta che si vede l'errore, l'incasso, dove mi sono incastrata, dove ho sbagliato, dove era la dinamica di comportamento che non mi fa più bene, una volta che riesco a individuarla, riesco anche a spezzarla, a rompere lo schema di comportamento. Allora andiamo a vedere Osho, e c'è una bellissima carta che è un 9 di pentacoli, che qui viene chiamato la maturità.
come se vi dicessero è tempo, le cose sono mature abbastanza. Cioè, se siete voi che date questo ultimatum è perché è passato sufficientemente tempo da aver diritto a dare questo ultimatum, no? Tipo se la relazione è tanto, e magari sono 3-4 anni che vi frequentate a distanza, cioè ognuno a casa propria, forse qua c'è la voglia di fare il passo successivo, ma è come se l'altra persona non la pensasse allo stesso modo. Quindi qui starà poi a voi decidere se tagliare e avventurarvi verso nuovi destini oppure se continuare ad aspettare che le cose cambino. Lo capirete. Guardate, in questo caso la temperanza mi ha proprio richiamato un qualche tipo di centro ehm, di riabilitazione, un centro terapeutico, un centro olistico, un centro di preghiera, un centro di meditazione, un centro anche di dottori, se vi piacciono di più perché non siete tanto spirituali, ma dubito perché se siete qua che ascoltate le letture un po' lo siete. Però ho come l'idea che potrebbe essere un momento di ritiro, perché avete proprio tutte e tre le carte mi parlano di, di un lavoro dentro, di protezione, di guardarsi dentro, di cercare il proprio equilibrio, di occuparsi anche della propria guarigione, mi verrebbe da dire, di occuparsi di se stessi. E quindi qui sarete voi a decidere con questa regina di spade cosa tagliare fuori dalla vostra vita, perché i tempi ormai sono maturi. È un po' come se vi dicessero è tempo ormai di muoversi. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete anche iscrivervi e condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!